Ciao a tutti e benvenuti a Sgananzium, la rubrica sui giochi da tavolo che se fosse un gusto di gelato sarebbe sicuramente all'aceto. Prima di cominciare vorrei ringraziare gli amici di Boards Games che hanno deciso di ospitare il mio banner nel loro sito. Poi vorrei ringraziare anche Alchila di Tocca a Te e Teo di Recensioni Minute che mi hanno dato qualche prezioso consiglio per aiutarmi a migliorare questo canale. Inoltre vorrei ringraziare tutti i goblins e gli youtuber che mi hanno fatto i complimenti o comunque mi stanno spingendo ad andare avanti in questo progetto. Grazie. Una piccola premessa prima di cominciare. Non ho intenzione di fare dei tutorial dei giochi che recensirò. Per quelli c'è gente molto più brava di me che li sta già facendo. Tralascerò volutamente alcuni aspetti e dettagli delle regole di gioco, perché il mio scopo è quello di presentarvi il gioco, spiegarvi le meccaniche di base, elencarvi cosa mi è piaciuto e cosa no, e farvi capire se il gioco può fare il caso vostro oppure no. In questa puntata recensirò uno dei miei giochi preferiti, Archipelago. Archipelago è un gioco da 2 a 5 giocatori dalla durata molto variabile. Poi vi spiegherò il perché. Il gioco ci catapulterà nel periodo della scoperta delle Americhe, dove ogni giocatore, guidando il proprio gruppo di esploratori, dovrà cercare, commerciando o esplorando, di conquistare il maggior numero di punti vittoria, ma non sarà per niente facile. Il gioco infatti è un semi-cooperativo. Qui ogni giocatore dovrà trovare il giusto equilibrio tra farsi gli affaracci propri e perseguire il bene comune, pena la perdita della partita da parte di tutti. Ogni nostra azione nel gioco, infatti, dal commercio alla conquista, allo sfruttamento delle risorse, andrà a influenzare l'equilibrio dell'arcipelago, visualizzato in questa tabella. Questa tabella tiene traccia del fattore chiave del gioco, rappresentando con il meeple bianco la popolazione totale dell'arcipelago, mentre il meeple nero rappresenta il livello di ribellione. Il livello di ribellione aumenterà ogni volta che si verificherà una situazione spiacevole per gli abitanti dell'isola, come per esempio la raccolta delle tasse o un tasso di disoccupazione troppo alto. Se in un qualsiasi momento il meeple nero supera quello bianco nella tabella, tutti i giocatori al tavolo perderanno, a meno che tra di loro non si nasconda il separatista. A inizio partita, infatti, vengono distribuiti a caso degli obiettivi segreti ad ogni giocatore, i quali determineranno di partita in partita la durata della stessa e le modalità di vittoria. La carta del separatista, infatti, è una condizione di vittoria speciale che farà vincere quel giocatore solamente se avverrà la ribellione degli abitanti. Questa modalità di gioco è parecchio interessante perché lascerà comunque il gruppo di gioco sempre nel dubbio che tra di loro si possa nascondere o meno il separatista. Le carte obiettivo sono segrete e non andranno mai rivelate, così come sono segrete le risorse, i gettoni scoperta guadagnati con l'esplorazione e il denaro a disposizione del giocatore, che andrà a nascondere dietro lo schermo personale. Dicevo, durata molto variabile, perché le carte obiettivo sono separate in base alla durata che si vuole dare al gioco, partendo dai 15 minuti al giocatore dichiarati dalla scatola per gli obiettivi brevi, ai 45 minuti al giocatore per gli obiettivi lunghi. Piccola parentesi, ma come hanno calcolato questi tempi di gioco? Con Flash. Guardando le carte obiettivo possiamo notare che sono divise in 2 parti. Nella parte superiore troviamo le condizioni di fine partita, cioè il momento in cui il giocatore in possesso di quella carta dovrà annunciare alla fine se si presentano le condizioni. Mentre nella parte inferiore troviamo il calcolo dei punti vittoria comune a tutti i giocatori. Questa particolare condizione permette a ogni giocatore di conoscere una sola parte delle informazioni di gioco, diciamo obbligandolo in qualche modo a cercare di indagare per capire dalle mosse degli altri giocatori quali siano le altre condizioni di fine partita e di punteggio in mano agli altri giocatori, dato che il punteggio finale andrà calcolato su tutte le carte obiettivo presenti in tavola. In questo esempio possiamo vedere che il giocatore in possesso di questa carta obiettivo dovrà annunciare la fine della partita nel momento in cui verranno esaurite 2 risorse dalla banca, mentre per il calcolo dei punti vittoria chi avrà il maggior numero di templi guadagnerà 3 punti vittoria, il secondo 2 e il terzo 1. Mentre, per quanto riguarda la carta tendenza pescata casualmente tra le tante, che diciamo viene rivelata a inizio partita, quindi l'unica formazione in chiaro fin da subito per tutti i giocatori, chi avrà costruito più navi prenderà 4 punti vittoria, a seguire 3 e poi 2. Diamo una panoramica adesso di quello che si può fare in questo gioco. Ogni giocatore ha a disposizione un certo numero di dischi azione che utilizzerà per scegliere quali azioni andare a compiere. Tra le tante azioni disponibili troviamo la raccolta di risorse, che sono legno, pietra, bestiame, metallo, pesce e frutta, la procreazione per aumentare il numero di abitanti sull'isola, lo scambio commerciale col mercato domestico o d'esportazione, la costruzione di navi per spostarsi via mare, oppure villaggi, mercati, porti o templi, ognuno dei quali darà particolari vantaggi al suo possessore. O ancora far migrare i propri abitanti a nuove zone, reclutare nuovi lavoratori tra i disoccupati, collezionare tasse ed infine esplorare nuovi settori della mappa.
Tra gli altri componenti troviamo il mercato domestico e quello d'esportazione, dove attraverso la compravendita delle risorse del gioco andremo a influenzare il prezzo delle stesse, così come il livello di disoccupazione e di ribellione. Come ultimi componenti abbiamo le carte progresso e le carte personaggio. Esse potranno essere acquistate dai giocatori e daranno particolari vantaggi o abilità, esclusivi o utilizzabili da tutti i giocatori. Durante la fase di acquisto delle carte, i giocatori saranno anche obbligati a modificare il costo delle carte ruotandole, in modo da favorire o mettere i bastoni tra le ruote ai giocatori successivi. Qualora l'indicatore di costo andasse ad indicare il teschio, la carta andrebbe immediatamente scartata. Man mano che le carte progresso o personaggio verranno acquisite o scartate, se ne pescheranno di nuove, in modo da averne sempre 5 in tavola. I dorsi delle carte sono tutti diversi, come potete vedere, e quello della carta in cima al mazzo di pesca indicherà delle crisi che andranno risolte nella fase detta bilanciamento dell'arcipelago. E sono di due tipi, crisi del mercato domestico e crisi del mercato di esportazione. Le crisi sono una domanda di risorse da parte degli abitanti e del continente. Vediamole nel dettaglio. Le crisi del mercato domestico generalmente vanno risolte capovolgendo sul dorso tutti gli abitanti presenti nell'arcipelago, rendendoli quindi inattivi, come se stessero effettivamente scioperando. A turno poi ogni giocatore prenderà, o da dietro il proprio schermo o dal mercato domestico, un qualsiasi numero di cubetti nel limite di quelli disponibili in quel momento. Ogni cubetto così reso alla banca farà rialzare, e quindi tornare operativi, tanti abitanti quanti quelli indicati sulla carta. Gli eventuali abitanti lasciati a terra concorreranno a far aumentare il livello di ribellione dell'arcipelago. Le crisi del mercato di esportazione, invece, richiedono un numero preciso di cubetti e questi vanno presi o dal relativo mercato oppure dalle risorse personali dei giocatori, esattamente come abbiamo visto nel mercato domestico. Per ogni cubetto non pagato aumenterà il livello di ribellione di 1. Nel caso in cui le crisi abbiano uno sfondo rosso, queste andranno risolte immediatamente, senza aspettare la relativa fase. In arcipelago è permesso qualsiasi tipo di accordo o scambio commerciale tra i giocatori. È permesso allearsi, rompere le alleanze, fare promesse, improvvisare aste per vendere i propri servigi. Insomma, l'unico limite in arcipelago è la cattiveria dei giocatori. Sicuramente quello che mi è piaciuto di più di arcipelago è il fatto che sia un tedesco ottimamente ambientato. La colonizzazione, l'esplorazione, il rischio che comporta, l'aumento delle complicazioni con l'aumento della popolazione sono resi ottimamente. Per esempio è geniale il fatto che troppe risorse nel mercato che non vengono acquistate generino disoccupati e troppi disoccupati a loro volta generino ribelli. Qui il concetto di far girare l'economia è reso in pieno. Mi piacciono molto i materiali e la grafica del gioco, anche se ad essere sincero non ho capito il senso di dividere la raccolta delle risorse nella tabella delle azioni per ogni singola risorsa. Alla fine ne sarebbe bastata una per tutti. Su Archipelago il livello di interazione è molto alto, anche se si tratta di un tipo di interazione di tipo diplomatico e non bellico. Non vi sarà permesso di andare in giro per le isole a massacrare gli omini degli avversari, anche se so che vi piacerebbe farlo. Qualche carta vi darà blandamente l'effetto di qualcosa che ci si avvicina ad un attacco, ma dal regolamento la parte bellica non è contemplata, almeno nella versione base del gioco. Il fattore fortuna è ridotto ai minimi termini. Certo, vi potrà capitare la sfiga che capiti proprio quella ribellione che ha bisogno esattamente di quelle risorse che voi con molta fatica siete andati a raccogliere nel turno precedente. Ma forse questo è anche il bello del gioco, nel senso che vi mette già nell'ordine di idee di dover collaborare e comunque di essere previdenti. Come dicevo all'inizio del video, i tempi di gioco sono molto variabili, ma quelli dichiarati nella scatola sono assolutamente irrealistici. Essendo un gioco basato principalmente sulla diplomazia, quello che andrete a risparmiare nel turno di gioco come esperienza lo spenderete in discussioni. Personalmente mi sento di consigliarvi di utilizzare per le prime partite solamente gli obiettivi, quelli a breve termine. Secondo me quelli a lungo termine sono decisamente improponibili, a meno che per voi Twilight Imperium non sia un gioco di media durata. Tenete conto che poi il gioco non è semplicissimo da spiegare e per le prime 2 o 3 partite vi ritroverete spesso con il manuale in mano. I turni di gioco scorrono molto fluidamente, molto bene, perché comunque ci sono delle fasi precise da rispettare. Questo è anche un po' il punto debole, nel senso che col passare dei turni, dato che i turni di gioco comunque saranno parecchi, avrete un certo senso di ripetere ciclicamente sempre le stesse azioni.
Soprattutto ho trovato particolarmente noioso il fatto di come vengono gestite le crisi, dove vi ritroverete in continuazione ad abbassare e tirare su omini. L'indice di rigiocabilità di questo titolo è molto alto, vuoi sia per la mappa componibile, che sarà diversa di partita in partita, sia per la pesca delle carte progresso o personaggio, che anch'esse saranno sempre diverse. Chiariamo subito una cosa, non è un gioco per tutti, è un gioco per gamer tosti, preferibilmente con la barba, e avrete bisogno anche del gruppo adatto per potervelo godere. La prima partita a cui ho partecipato è stata un mezzo fallimento, non c'era collaborazione al tavolo, ognuno ha giocato coltivandosi il suo orticello e infatti alla fine ha vinto il gioco contro di noi. Già dalla seconda partita invece, introducendo più dialogo fra i giocatori, facendoci notare a vicenda i rischi nel fare determinate mosse, insomma collaborando per non far insorgere la popolazione, si è rivelato un piccolo capolavoro e per quanto mi riguarda uno dei miei giochi preferiti. Dirò una banalità, ma è proprio il classico esempio di gioco che o si odia o si ama. Il gioco non è localizzato in italiano e, a parte il manuale, l'unico testo che possiamo trovare è quello delle carte, ma sarà sufficiente avere una persona che conosce o l'inglese o il francese a seconda dell'edizione che avete trovato, che traduca per tutti, e poi il resto insomma è molto intuitivo. Infine vi do un consiglio: giocatelo con le varianti ufficiali, che sono nel regolamento, dell'utilizzo della carta tendenza benefattore e con gli obiettivi scoperti anziché segreti. Intanto renderà ancora più tedesco il gioco, perché tutti i giocatori sapranno i modi di fare punti. I punteggi segreti secondo me danno troppa randomizzazione al punteggio finale, perché è vero che io conosco quali sono i miei obiettivi, ma non conosco gli altri modi di fare punti, per cui io, o tirando a indovinare o per botta di fortuna, posso anche andare a vincere una partita in cui semplicemente non ho seguito una strategia per fare quei punti lì, ma ho seguito solo un quinto di quei punti da realizzare e ho avuto la fortuna di andare a beccare proprio tutti gli altri che servivano per vincere la partita. E finisce qui la recensione di Archipelago. Lo so che vi ho rotto le scatole e ho parlato tantissimo, però un cinghialone di queste dimensioni andava trattato coi tempi giusti. Grazie a tutti e ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!